You guys alright? Nati nei primi anni 90, nel pieno dell'esplosione del grunge, i Tool sono stati fin dagli inizi una band completamente diversa da tutte le altre. Enigmatici, complessi, visionari, ossessivi e sperimentali, hanno creato un universo musicale e visivo unico, in cui la mania per il dettaglio spazia ancora oggi dalla musica ai videoclip, alle performance dal vivo, fino alle copertine degli album, ai simbolismi nascosti e all'intera esperienza artistica che circonda ogni loro uscita. Con all'attivo 5 album in studio, i Tool hanno costruito nel tempo un percorso coerente e lontano dalle logiche commerciali, pubblicando musica solo quando realmente pronti, senza mai cedere alle pressioni dell'industria. Una filosofia artistica rara che ha contribuito a rafforzare il loro alone di mistero e a trasformarli in una delle band più rispettate e influenti della loro generazione. Per la loro musica sofisticata, visionaria e fuori dagli schemi, nei primi anni 2000 ci fu anche chi definì i Tool i Pink Floyd del nuovo millennio. Ma per capire davvero da dove nasce tutto questo, bisogna tornare indietro, al 1993, quando i Tool pubblicarono il loro primo album in studio, Undertow. Un disco crudo, oscuro e diretto, molto più aggressivo rispetto a quello che la band avrebbe fatto negli anni successivi, ma già ricco di elementi distintivi. Ed è proprio di questo periodo che parleremo in questo video, delle stranezze, dei misteri e degli aneddoti che accompagnarono il loro debutto, perché alcune di queste storie sono davvero fuori dal comune. La formazione iniziale, con Maynard James Keenan, Adam Jones, Paul D'Amour e Danny Carey, rappresentava un intreccio di personalità diverse, tutte guidate da una profonda passione per musica, arte e cinema. Adam Jones, ad esempio, oltre ad aver suonato da adolescente nella garage band Electric Sheep insieme a Tom Morello, futuro chitarrista del Rage Against the Machine, aveva anche lavorato nel cinema, partecipando a film come Terminator 2, Predator 2 e Jurassic Park, occupandosi degli effetti speciali e della scenografia. Fu proprio a lui, infatti, che venne affidato il compito di realizzare la copertina e l'artwork dell'album, che, come vedremo più avanti, finirono per essere censurati, suscitando una reazione tutt'altro che prevedibile da parte della band. L'album, infatti, è ricco di dettagli nascosti e piccoli misteri che vanno oltre il semplice ascolto. Sfogliando il libretto e osservando alcune pagine contro luce, si possono scoprire immagini celate all'interno della celebre gabbia toracica. Sotto il CD, all'interno del case, si nasconde un'altra immagine, la foto di una mucca in una posa decisamente insolita. All'interno del libretto, invece, si trovano le fotografie dei 4 membri della band scattate dal fotografo Dean Carr. In una di queste, Maynard, appena uscito dalla varicella, indossa un curioso aggeggio metallico in bocca. Quella stessa foto venne poi riprodotta in formato poster nel videogioco Fallout, dove a un personaggio fu anche dato il nome Jack Maynard, un piccolo omaggio nascosto alla band. Sul retro del CD, dove compaiono i titoli delle tracce, è presente invece un'altra immagine piuttosto particolare, un maiale in posa circondato da decine di forchette e il titolo dell'album. Ma anche qui c'è una storia curiosa. Quel maiale, infatti, era in realtà l'animale domestico di Adam Jones, che a quanto pare venne poi portato nel ranch di Scott Reeder, bassista e amico della band, noto anche per il suo lavoro con i Caius. Reeder fu anche uno dei nomi presi in considerazione per sostituire Paul D'Amour, prima dell'arrivo definitivo del nuovo bassista Justin Chancellor. Tra le fotografie presenti nel libretto c'è anche quella della modella Laurian Ann Arden, una figura che contribuisce a rendere ancora più inquietante l'estetica dell'album. Arden, infatti, non era una modella qualunque. Nel corso della sua vita utilizzò diversi nomi, tra cui Laila Lashelle, e il suo passato risulta piuttosto controverso, tra esperienze nel cinema per adulti ed alcuni precedenti penali. Tutto quel lavoro, però, venne in un certo senso vanificato al momento della pubblicazione dell'album. Alcune catene di negozi americane, infatti, si rifiutarono di vendere Undertow a causa del suo artwork provocatorio e disturbante. La risposta dei Tool, però, fu geniale e fuori dagli schemi. La band decise di pubblicare l'album con una copertina minimale, rappresentata semplicemente da un codice a barre, e all'interno inserì un foglietto che spiegava la situazione.
Nel foglietto i fan venivano invitati a scrivere una lettera direttamente alla band, allegando il messaggio e il proprio indirizzo per ricevere direttamente a casa il libretto con l'artwork originale dell'album. Undertow venne registrato ai Grandmaster Studios di Hollywood, in California, e come già detto si conferma ancora oggi come l'album più duro della band. Un debutto crudo, potente e diretto che mostrava senza compromessi il lato più aggressivo dei Tool. Ma così come accadde con l'artwork, anche durante le registrazioni non mancarono stranezze, curiosità e dettagli nascosti, episodi che avrebbero contribuito a rendere ancora più enigmatica e affascinante la storia di questo disco. Partendo dall'inizio, la prima traccia dell'album, Intolerance, si apre con il rumore di un vibratore applicato alle corde della chitarra. In bottom, invece, lo spoken word presente nel brano ha un'origine curiosa. Si tratta infatti di un cameo di Harry Rollins, che registra una breve parte parlata. Secondo Maynard James Keenan, Harry scrisse la sua parte parafrasando il testo di Keenan stesso, e la sua voce suonava così bene che decisero di usarla nel brano. La sua partecipazione però non nacque per esigenze artistiche, ma era legata a un debito di poker. Rollins doveva dei soldi alla band da parecchio tempo, aveva perso $3.000 e così i Tool ne approfittarono per coinvolgerlo nelle registrazioni. Disgusted, l'ultimo brano dell'album, ha una storia curiosa anche nella sua numerazione. Nelle edizioni CD nordamericane è spesso presente come traccia 69. Le tracce 10 e 68 sono infatti silenziose e durano circa un secondo ciascuna, mentre in Europa appare generalmente come traccia 10 o 39, oppure come traccia nascosta subito dopo Flood sulla traccia 9. Su alcune importazioni giapponesi invece è la traccia 70, seguita da una breve versione live di Flood come traccia 71. Le atmosfere cupe della canzone sono inoltre arricchite da un effetto sonoro davvero particolare. Maynard utilizzò un fucile a canne mozze per sparare 4 caricatori su un vecchio pianoforte verticale. Successivamente la band, insieme a Chris Haskett, storico chitarrista dei Rollins Band, completò la distruzione del pianoforte a colpi di martello. Per questo contributo Haskett ricevette un riconoscimento speciale nei credits dell'album. Che la scelta della band fosse quella di muoversi in direzione opposta rispetto alle logiche dominanti degli anni 90 si vede già anche nei primi video di Sober e Prison Sex, diretti da Fred Sturr e pensati visivamente da Adam Jones, dove la band non compariva mai. Eppure il video di Sober finì in heavy rotation su MTV, probabilmente proprio perché era così diverso da tutto il resto. Lo scopo dei Tool era rompere il solito rapporto tra artista e pubblico e lasciare che fosse solo il loro messaggio a emergere. A conferma di tutto ciò, lo stesso Maynard raccontò in un'intervista di come tutta quell'attenzione sull'immagine dei musicisti fosse solo una distrazione che allontanava l'ascoltatore da ciò che contava davvero, cioè la musica. Undertow, oltre ad essere l'esordio di una delle band più innovative e influenti del panorama musicale, ha raggiunto ad oggi la certificazione di 3 dischi di platino, confermando, nonostante la carriera incredibile dei Tool che continua ancora oggi, il peso e l'impatto di questo primo lavoro. Dopo l'uscita dell'album, Paul Damore decise di lasciare la band e al suo posto entrò Justin Chancellor, segnando un nuovo capitolo nella storia dei Tool. E così, come disse proprio nei primi anni 90 Adam Jones, non siamo metal, non siamo grunge, non siamo rock e non siamo country, siamo i Tool.